Buongiorno, oggi proviamo a fare un piccolo viaggio attraverso vari testi. Partiamo da un testo apocrifo, poi passiamo attraverso i Vangeli e arriviamo al nuovo Papa. Questo perché serve a capire l'evoluzione anche che ha una singola religione nel corso dei secoli e anche perché, come dico sempre, bisogna vedere le cose nel contesto, perché parlare di ogni singola parola può essere fuorviante. Partiamo dal libro dei Giubilei che ho nominato più volte e partiamo da una traduzione che è una traduzione dichiaratamente letterale dalla lingua Ge'ez, che è la lingua antica dell'Etiopia e che ha preceduto l'amarico. L'autore stesso dice che si è attenuto letteralmente alla traduzione e al significato letterale del testo senza sue interpretazioni, così un po' come ho cercato di fare io con la Bibbia, questo per evitare appunto interpretazioni che possono essere fuorvianti o comunque indirizzare l'ascoltatore in una direzione piuttosto che un'altra. Ovviamente la traduzione letterale è fatta sul testo più completo che abbiamo, che è quello appunto in lingua Ge'ez, e però dobbiamo tener conto che come per la Bibbia, lo sottolinea l'autore stesso, noi abbiamo un testo che è passato attraverso varie trascrizioni e gli amanuensi che lo ricopiavano molto spesso non conoscevano la lingua, addirittura non sapevano di che cosa parlasse e quindi può contenere degli errori perché ovviamente non conoscendo la lingua e non conoscendo il contenuto, chi scrive in realtà non sa di che cosa scrive, non si accorge neanche di che cosa volesse dire veramente l'autore perché non è in grado di comprenderlo. Il libro dei Giubilei è stato scritto intorno al secondo secolo a.C. e contiene una riscrittura in sostanza del libro della Genesi e dei primi 12 capitoli del libro dell'Esodo della Bibbia tradizionale. Il libro dei Giubilei non è considerato canonico dalla Chiesa Cattolica, è accettato invece dai copti, dalla Chiesa etiopica. Come per la Bibbia non conosciamo l'autore di nessuno dei libri della Bibbia, anche per questo libro ci troviamo nella stessa situazione, quindi non ne conosciamo l'autore. Una prima ipotesi voleva che fosse un fariseo, poi in realtà gli studiosi si sono trovati d'accordo sul fatto che molto probabilmente era un appartenente alla comunità essena per una serie di riferimenti che fa all'interno del testo. Questo libro sarebbe stato narrato a Mosè da un inviato di Dio quando Mosè era sul monte per ricevere le tavole della legge e in realtà avrebbe incontrato un angelo e in un video a parte intitolato Angeli o alieni ho spiegato anche insomma la possibile sovrapposizione che si può fare tra questi individui e questo individuo avrebbe raccontato a Mosè un sunto in sostanza della storia di Israele, un sunto della storia della Genesi e avrebbe anche detto qual era lo scopo finale, cioè dove sarebbe dovuto arrivare il popolo di Israele, perché questo è un concetto importante che magari ripeterò anche. Il libro è rivolto agli israeliti, esattamente come la Bibbia, però noi ne parliamo perché ci aiuta anche a capire certi passi della Bibbia, anche se, come al solito, è un libro che non dovrebbe interessare noi che non siamo ebrei. Però la religione cristiana è basata su questi libri e quindi ce ne dobbiamo per forza occupare. Un primo concetto interessante è che questo libro trae dalle parti anche prese dal libro dei Vigilanti, che è il primo
del cosiddetto Pentateuco enochiano, cioè dei libri di Enoch, il patriarca, che ha viaggiato avanti e indietro con gli Elohim, quindi quello che viaggiava con quei personaggi e che ha viaggiato nei cieli. Una differenza rispetto a quello che ci viene narrato dalla tradizione cristiana è l'origine del peccato originale, che sappiamo, l'abbiamo già detto molte volte, abbiamo dedicato video interi a questo concetto. Il peccato originale non esiste nella Bibbia. Però questo libro parla in effetti di una sorta di contaminazione generale che avrebbe interessato un po' tutta la natura, e però l'origine non è quella che ci viene raccontata, cioè di Eva che viene tentata dal serpente e che poi a sua volta tenta Adamo, inducendolo a commettere appunto il peccato originale che non esiste. Ma leggo testualmente: questa contaminazione fu causata dal gesto inconsulto di esseri angelici, e per essere angelici io intendo ben altro ovviamente, i quali, rinunciando alle prerogative della loro natura, si unirono con le donne. E andiamo avanti a vedere che cosa dice questo libro. Non esiste una macchia nell'anima degli uomini, un peccato che debba essere lavato e che appartenga all'uomo fin da quando questo è nell'utero. Quindi noi non siamo macchiati dal peccato originale, e il libro dei Giubilei lo dice chiaramente. E lo dice chiaramente, e sarà anche per questo che forse uno dei motivi per i quali è considerato un testo apocrifo, perché è completamente diverso dalla tradizione, dal concetto che la tradizione ci ha trasmesso, e che crea in noi quel senso di colpa a causa del quale noi saremmo costretti a passare attraverso dei mediatori per arrivare a ricongiungersi e a riconciliarci in sostanza con il Dio Padre. Quindi questa contaminazione sarebbe derivata dall'unione di questi esseri venuti dall'alto con le donne, perché sono in sostanza le donne che li hanno sedotti, anche se poi noi sappiamo, perché leggiamo nei testi, che questi esseri cosiddetti angelici, insomma questi esseri appartenenti a un altro mondo, hanno insegnato all'uomo le arti, hanno insegnato all'uomo le tecniche, hanno insegnato alle donne la cosmesi, cioè come rendersi belle, come rendersi attraenti. Quindi anche questo è un concetto completamente diverso rispetto a quello che è espresso nella Bibbia, che è scritta o comunque rivista da dei teologi maschilisti, hanno inteso attribuire alla donna, ad Eva, la prima donna, tutta la colpa in sostanza del peccato originale, scagionando così il maschio. Secondo il libro dei Giubilei, la contaminazione quindi avrebbe macchiato o comunque avrebbe coinvolto l'umanità e sarebbe stata purificata dal diluvio. Cioè il cosiddetto diluvio universale avrebbe eliminato i prodotti di questa contaminazione, quindi quella generazione che era nata dall'unione tra questi individui provenienti da un altro mondo e le donne, e l'avrebbe eliminata in modo definitivo fino a quel momento. Dopodiché gli uomini però avrebbero ripreso a comportarsi non secondo gli ordini dei grandi capi che provenivano dall'alto, quindi non secondo gli ordini del cosiddetto Dio. Ma qui c'è una cosa interessante. Il libro dei Giubilei dice che dopo il diluvio l'età dell'uomo ha cominciato a diminuire, e dice che gli uomini dopo cominciarono a essere danneggiati dalle malattie e dalla cattiveria con cui vivevano.
e il processo degenerativo continuerà finché non sorgerà una generazione nuova, cioè un gruppo nuovo che sarebbe quello a cui apparteneva l'autore o gli autori, cioè gli Esseni, che invece si rifacevano alla tradizione pura. Però questo anche va in contrasto con quanto detto ad esempio in un Midrash, dove sono raccolti alcuni concetti interessanti proprio in relazione a questa degenerazione che avrebbe interessato l'umanità, ma che in un certo qual modo avrebbe preservato quella che doveva essere la stirpe pura, quella che derivava dalla volontà di Dio, dalla unione di Dio, che si era creato un popolo a parte, un popolo riservato a se stesso, quello che sarebbe poi divenuto il popolo di Israele. Sentite cosa dice il Midrash Bereshit Rabbah 96-97. Prima di Abramo tutti rimanevano di giovane aspetto fino alla morte. Abramo chiese a Dio di ricevere i segni fisici della vecchiaia, sostenendo: se un padre e un figlio sono simili nell'aspetto, come si potrà sapere a chi dei due tributare onore quando entrano insieme in uno stesso luogo? Distingui l'uomo con i segni di vecchiaia come i capelli bianchi e le rughe, affinché la gente sappia chi rispettare. Certo che è un concetto molto curioso questo, e noi sappiamo che gli antichi patriarchi vivevano per molti secoli. Questo spiegherebbe anche perché Sara, pur essendo di una certa età, rimaneva attraente, tant'è che appunto era attraente per il faraone, era attraente per Abimelech. Questo sarebbe dovuto al fatto appunto che non c'erano i segni fisici della vecchiaia finché non li chiese Adamo. Il figlio di Adamo era Isacco e prima di lui nessuno aveva avuto l'esperienza del dolore, cioè non si stava male, non si conosceva il dolore. Noi sappiamo dalla Bibbia che fino ad un certo punto, fino a prima che cominciasse la diminuzione della durata dell'età degli uomini, almeno la stirpe adamitica aveva dentro di sé una certa quantità di patrimonio genetico degli Elohim che poi fu ridotta, e da quel momento in avanti cominciarono per gli uomini i problemi. Ma prima di Isacco nessuno aveva avuto l'esperienza del dolore. Venne Isacco e chiese la sofferenza. Difatti lui dice a Dio: se qualcuno muore senza conoscere il dolore, gli sarà applicato il più alto grado di severità nel giudizio finale. Il dolore di questo mondo invece lo preserverà dalla punizione del mondo a venire. Il mondo a venire è il regno di Dio, che come vedremo qui è un regno di Dio che si instaura sulla terra, non da un'altra parte. Allora Dio gli risponde: ti assicuro che hai chiesto una buona cosa e comincerò con te. Subito dopo Isacco divenne cieco. Certo che Dio non andava per il sottile. Dice a Isacco: tu mi hai chiesto la sofferenza, e immediatamente lo fa diventare cieco. Figlio di Isacco era Giacobbe, che chiese la malattia prima della morte, dicendo: se un uomo muore all'improvviso, prima di ciò non sarà in grado di dare le debite disposizioni ai figli. Fa che ci sia un tempo preparatorio di malattia prima della morte, nel quale si possa fare quello che è necessario. Dio gli risponde: ti assicuro che hai chiesto una buona cosa e inizierò con te. Di conseguenza Giacobbe fu il primo uomo ad ammalarsi prima di morire. Non so se questo sia vero, ma fa parte di un Midrash, uno dei testi sui quali gli ebrei studiavano, e uno dei testi quindi che erano ritenuti importanti.
Ma nel capitolo 23 il libro dei Giubilei dice che questo processo degenerativo è comunque destinato ad arrestarsi, anzi ha già cominciato ad arrestarsi, perché, dice l'autore, è già nata una generazione che riporterà Israele all'antica purezza. E questa antica purezza sarà raggiunta nel momento in cui si consoliderà sulla terra il vero paradiso. E in che cosa consiste il vero paradiso? Dio potrà realizzare la promessa fatta a Mosè di venire egli stesso ad abitare in mezzo agli uomini. Ora, questa è un'altra indicazione molto precisa, perché un Dio spirituale, un Dio trascendente, un Dio onnipresente non ha la necessità di venire ad abitare in mezzo agli uomini, e quindi questa è una dichiarazione che ci dice che questo Dio abita da un'altra parte e ha bisogno di una abitazione qui sulla terra, perché tornerà, cioè verrà ad abitare in mezzo agli uomini. Questo mi ricorda le dichiarazioni che spesso fa Erich von Däniken, il quale ha girato il mondo non soltanto per testimoniare l'archeologia appartenente ad una civiltà superiore, ad una civiltà che ha preceduto la nostra, ma parlando con i vari popoli e conoscendo le culture dei vari popoli, von Däniken ci dice che tutti i popoli, nessuno escluso, aspettano il ritorno di questa divinità in ogni parte del mondo, dall'Asia alle Americhe. Per esempio anche l'Islam aspetta il ritorno del cosiddetto Mahdi, ma gli stessi cristiani aspettano il ritorno di Gesù. Quindi questa attesa è un dato comune che vale per tutta l'umanità. Tutti gli uomini sono in attesa del ritorno della divinità, e sono in attesa del ritorno della divinità perché è stata la divinità stessa a promettere questo ritorno, e questo è un dato interessante. Succede in tutto il mondo, quindi ancora una volta abbiamo un concetto che è distribuito nelle civiltà antiche su tutta la terra, su tutti i continenti, ed è presente in civiltà che non avevano contatto tra di loro. Quindi sarebbe strano che tutti, veramente tutti, avessero elaborato l'idea di aver incontrato Dio, di aver incontrato un Dio o più dei, e che questo Dio o qualcuno di questi dei abbia promesso che un giorno sarebbe ritornato. Questa è un'altra, se vogliamo, prova indiretta del fatto che queste divinità non sono divinità spirituali, divinità trascendenti, ma sono esseri in carne ed ossa che arrivano, fanno delle cose, soprattutto danno degli insegnamenti alle varie culture che hanno formato, poi ad un certo punto se ne vanno, ma promettono che ritorneranno. Quindi l'altro concetto importante che si ricava da questo fatto è che le varie culture, le varie civiltà hanno incontrato la divinità, o ciascuno ha incontrato la sua divinità, così come ci dice Platone quando narra che gli dei si sono distribuiti a sorte i vari popoli della terra su cui governare. E a Yahweh, sappiamo, era toccato Israele, e Israele doveva rispettare un patto. Il patto fondamentale che è ricordato qui nel libro dei Giubilei è quello della circoncisione. E qui dice: e anche tu ordina ai figli di Israele che rispettino il segno di questo patto, sia per tutte le loro generazioni a legge eterna, sia per non essere dispersi dalla terra, poiché a proposito di questo patto per tutti i figli di Israele fu stabilito l'ordine di osservarlo in eterno, dato che Dio non aveva avvicinato a sé né Ismaele, che sappiamo essere figlio di Abramo, e i suoi figli, né i suoi fratelli ed Esaù,
e poiché li conosceva, sebbene fossero figli di Abramo, non aveva scelto fra essi, scelse invece solo Israele. L'ho ricordato più volte, questo Dio particolare non è il Dio dell'umanità, non è neanche il Dio di tutti gli ebrei, è il Dio di Israele, cioè il Dio esclusivo della tribù di Giacobbe. Scelse Israele perché divenisse il suo popolo, lo santificò, che sappiamo vuol dire lo separò rispetto agli altri tutti i popoli, lo riunì fra tutti i figli dell'uomo. Egli infatti ha molti popoli e molte genti. Tutti sono suoi, molti popoli e molte genti. E qui mi vengono in mente i vari video che ho fatto col professor Gian Matteo Corrias sul culto che era riservato a Yahweh in Sardegna, e su questo abbiamo fatto anche un lungo documentario che abbiamo pubblicato e che corrisponderebbe esattamente a quello che c'è scritto qui, cioè Yahweh aveva molti popoli, ma ne ha scelto uno perché fosse il suo popolo sacerdotale, cioè il popolo che doveva riferirsi esclusivamente a lui, e questa richiesta è fatta esclusivamente ad Israele, che doveva occuparsi delle esigenze di Yahweh. E poi dice, e quindi questo Dio dette ad altri enti, cioè ad altri individui, il potere di far errare da dietro a lui questi altri popoli, ma non dette ad alcun angelo il potere su Israele, perché egli è solo ad essere il loro principe. E qui ricordiamo le parole dette in Deuteronomio 32, dove è scritto che Yahweh si occupò da solo di Israele e non c'era con lui alcun altro Elohim. Quindi anche qui abbiamo la riprova del fatto che c'erano diversi individui che governavano sui vari popoli, e Yahweh, pur avendo a disposizione vari popoli, di Israele si occupò da solo. Non c'erano, c'è scritto nella Bibbia, non c'erano con lui altri Elohim. Israele assolutamente deve rispettare i suoi comandamenti, quindi essi, cioè gli israeliti, siano suoi ed egli sia loro da oggi nei secoli. E poi in altre parti dice che lui costruirà, vorrà anzi, che venga costruito per lui il suo santuario in Israele, perché quella sarà la sua abitazione quando verrà realizzato il paradiso in questa terra, su questa terra, perché così come è chiaro nella Bibbia, tutto deve risolversi qui. Nulla riguarda un mondo trascendentale, un mondo dell'aldilà, ma tutto si compie sulla terra, e Israele per questo ha un compito particolare, quello di essere il sacerdote di Yahweh, popolo che si occupa specificamente delle sue esigenze. Questo concetto peraltro lo mette già in evidenza nel primo capitolo, dove dice: e io costruirò il mio santuario in mezzo a loro e risiederò con loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Questa è una frase che non richiede commenti. Questo culto riguarda il rapporto tra Israele, cioè tra la tribù di Giacobbe, e Dio. Tutti gli altri non c'entrano assolutamente nulla. E prosegue la dettatura fatta a Mosè e gli dice: tu scrivi per te tutto ciò che io oggi ti dico su questo monte, le cose di prima, del dopo che verrà, cioè del destino di Israele, in tutta la suddivisione del tempo, fino a quando io discenderò e dimorerò con loro nei secoli dei secoli. Quindi questo Dio deve scendere
curioso il fatto che sia proprio Dio a dirlo, perché un Dio trascendente deve scendere, ma questo è un concetto che nella Bibbia abbiamo trovato moltissime volte. Dio deve scendere per vedere, Dio deve scendere per ascoltare, Dio deve scendere per controllare. E disse all'angelo ancora: scrivi per Mosè dalla prima creazione fino a quando sarà costruito in mezzo a loro il mio santuario e fino a quando il Signore, cioè il comandante, apparirà agli occhi di tutti e tutti sapranno che io sono il Dio di Israele, il padre di tutti i figli di Giacobbe. Ricordo, Giacobbe è una delle tribù degli ebrei, quindi soltanto una delle tribù degli ebrei. E io sarò il re sul monte Sion nei secoli, e Sion sarà santa ed anche Gerusalemme. Santa, sappiamo di nuovo cosa vuol dire, separata da tutto il resto. Quindi c'è una netta distinzione tra Israele, Gerusalemme e tutto il resto del mondo. Ma se vogliamo credere appunto che il libro dei Giubilei sia stato dettato direttamente da Dio, dobbiamo prendere atto del fatto che lui voleva essere sicuro che questo concetto fosse molto chiaro. Difatti dice: anche essi celebreranno il sabato, cioè gli israeliti, e io li santificherò e benedirò il popolo, come ho santificato la giornata dei sabati e li ho santificati per me. Così io lo benedirò ed esso diverrà il mio popolo ed io diverrò il loro Dio. Quindi io diverrò il loro Dio. Ed io, fra quelli che ho visto, interessante questa frase, ho scelto in tutto e per tutto la stirpe di Giacobbe. La ho iscritta come mio figlio primogenito e la ho santificata per me. In uno dei libri che ho scritto anche per Mondadori ho descritto come Dio probabilmente possa essere intervenuto proprio nella nascita di Giacobbe ed Esaù, e perché Giacobbe è considerato il primogenito pur essendo nato come secondo rispetto al gemello Esaù, e anche qui dice che l'ha scelto come figlio primogenito. Questo è importante perché al primogenito vanno in modo esclusivo tutti i diritti e tutti i beni, e siccome il paradiso si deve realizzare su questa terra, è chiaro che ne consegue che tutti i beni relativi a quello che sarà il paradiso su questa terra appartengono alla progenie di Israele. E sicuramente c'è chi questo lo pensa e lo crede. Se, come dico sempre, facciamo finta che ciò che c'è scritto nei testi sacri sia vero, dobbiamo dire che questo è rimasto anche nei Vangeli, cioè questo concetto della unicità della scelta del popolo di Dio. Se noi per esempio prendiamo Matteo capitolo 10, ci troviamo la frase, il primo concetto che Papa Leone XIV ha espresso appena è apparso sulla loggia delle benedizioni, cioè la pace sia con voi. Ad esempio, nel Vangelo di Luca, nel capitolo 10, nel versetto 5, Gesù dice: in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite dalle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi,
noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Scuotere la polvere aveva un significato perché per gli ebrei la polvere, cioè la terra che si trovava in Israele, era terra santa. Tutto il resto del mondo era terra profana. Per questo bisognava scuotere via la polvere dai sandali, perché quella non era terra santa. Per esempio, in Matteo 10, lui ripete il concetto dicendo: in qualunque città o villaggio entriate, domandate chi sia là degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. E in Giovanni 20 è ripresa in sostanza proprio l'espressione che ha usato il Papa Leone. La sera di quel giorno, il primo della settimana, qui siamo subito dopo sostanzialmente la resurrezione, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ecco, questo concetto di pace a voi è un concetto che deve essere molto chiaro. Pace a voi significa pace a voi che siete qui davanti a me. Altrimenti si direbbe pace a tutti. Ma Gesù non ha mai detto pace a tutti, diceva sempre pace a voi, cioè pace a voi e a chi crederà in voi. Difatti in Giovanni dice anche: io prego per loro, cioè io prego per gli apostoli, perché loro sono quelli che tu mi hai dato. Io non prego per il mondo, e prego per coloro che crederanno alla loro parola. Quindi in realtà siamo sempre all'interno del concetto che deve essere importante. Con l'elezione del nuovo Papa ci si attende una sorta di rivoluzione, dai primi segni, partendo per esempio dalla vestizione e dalle parole che ha detto. E in queste parole che ha detto però: la pace sia con tutti voi, parole che un Papa non può non dire, ovviamente, lo dicono tutti, ci si dimentica sempre di altre parole che ha detto Gesù e che sono importanti. Sono importanti perché danno l'idea di che cosa voleva Gesù. Gesù voleva che lo si seguisse eseguendo tutto ciò che lui diceva, tutto ciò che lui chiedeva. E difatti in Matteo 10 al versetto 34 dice: non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. E poi dice anche: chi non è con me è contro di me. Quindi Gesù, come rabbi giudeo messianista, aveva le idee molto chiare. Idee molto chiare che noi non possiamo permetterci di dimenticare e neanche tentare di spiegare, perché non ce n'è bisogno. Aveva ben chiara la sua meta, aveva ben chiaro il suo riferimento. Lo abbiamo visto già nella Bibbia, le abbiamo visto dall'inizio di questo video, era presente ed è ripetuto molte volte anche nel libro dei Giubilei, cioè il cosiddetto Dio Padre, il comandante delle legioni di quel mondo di cui Gesù diceva di far parte, quando diceva: io non sono di questo mondo, e se volessi il Padre mio manderebbe legioni di angeli a difendermi. E allora c'è questa distinzione precisa, e Gesù qui la ribadisce: c'è una lotta precisa tra quelli che seguiranno quelle sue indicazioni e quelli che non le seguiranno, e quelli che non le seguiranno saranno puniti in un modo molto severo. Questo è un fatto che la Chiesa non ricorda mai, ed è per questo che invece noi dobbiamo ricordarlo. Dobbiamo ricordarlo perché se dobbiamo credere veri questi testi,
li dobbiamo credere veri nella loro interezza, e nella loro interezza c'è anche questo aspetto. Quindi se, come spesso si dice, ci aspettiamo da un Papa una vera rivoluzione, non riguarda soltanto quegli aspetti che sono stati ricordati anche in questi giorni, il discorso sull'aborto, i divorziati, che sono aspetti assolutamente secondari, ma dobbiamo aspettare un Papa che abbia un grande coraggio, il coraggio di ricordare queste parole di Gesù se vuole rifarsi al Vangelo, ma soprattutto il coraggio di restituire a Israele ciò che è di Israele. In realtà restituire i testi sacri al popolo che ne è proprietario. E restituire i testi sacri non vuol dire soltanto restituire l'Antico Testamento, ma anche il Nuovo Testamento, perché Gesù, esattamente come la Bibbia e esattamente come abbiamo rivisto nel libro dei Giubilei, si riferiva al popolo di Israele. E quindi se il popolo di Israele non lo ha accettato come Messia e sta ancora aspettando l'arrivo del Messia, non è cosa che riguardi i cristiani. I cristiani, se vogliono, devono credere in un loro Dio, ma non lo devono cercare in questi testi, perché in questi testi c'è un individuo in carne ed ossa che ha un regno che appartiene a un altro mondo, che ha delle schiere che appartengono ad un altro mondo e che ha scelto su questo pianeta come suo popolo prediletto il popolo di Israele. Ciao, grazie e alla prossima.